Ciao, questo è il podcast dedicato alla logistica, alla supply chain e all'innovazione tecnologica. È lo spazio in cui proviamo a rendere chiari anche i temi più tecnici, senza complicarli. Noi siamo Stesi e questo è Talking Supply Chain. Oggi siamo con Giuliano Fierotto, Product Owner di Stesi. Ciao a tutti. E vorremmo parlare di Silva Carrier. Mi racconti qualcosa? Sì, volentieri. Allora, Silva Carrier nasce un po' per mettere ordine a quello che può essere il caos degli interfacciamenti con i vettori. Nel senso che se la logistica ha la necessità di interfacciarsi in maniera unica con i vettori in modo da non dover gestire 1000 portali per stampare le etichette, per vedere dove sono le spedizioni, ecco che Silva Carrier nasce per poter avere un punto unico di integrazione e con cui il WMS o comunque anche gli altri sistemi possono parlare in modo da poter interagire con tutti i vettori. Facciamo uno step prima, un passo prima. Cosa vuol dire non avere un sistema come Silva Carrier per un magazzino? Tipicamente ci sono due possibilità: per le aziende meno strutturate o le persone addette al magazzino vanno sui vari portali e quindi inseriscono gli ordini, si stampano le etichette e comunque procedono con un'operatività manuale, e capite bene che nel caso di operatività bassa si può fare, è sostenibile, ma nel caso del Black Friday esempio diventa completamente insostenibile. Oppure per le aziende più strutturate si fanno degli interfacciamenti, quindi un'interfaccia singola per ciascun vettore, ma questo a cosa porta? A dover mantenere tante interfacce, una per vettore, con la possibilità che tutti conosciamo che c'è un aggiornamento del vettore, c'è qualcosa che non va speso ancora del tempo e del denaro per sistemare tutti questi interfacciamenti. Questo sistema serve solo se si ha una flotta esterna, quindi un outsourcing, oppure può servire anche se si ha una flotta interna? Si può utilizzare un po' per tutto, anche per la flotta interna, perché esiste ad esempio la gestione della flotta diretta, quindi se si hanno degli spedizionieri su una certa regione, ad esempio, non so, ho il magazzino in Lombardia, voglio gestire le consegne in Lombardia, posso gestire dei tracking e comunque le spedizioni tramite l'app consegna, che è uno strumento che permette di dare agli autisti un'applicazione dove semplicemente seguono la lista delle consegne da fare e dichiarano che è stato consegnato o non consegnato. Ecco, questo confluisce all'interno del Carrier Interface come se fosse Bartolini DHL di turno, e quindi la semplicità di gestione deriva dal fatto che c'è solo uno strumento unico dove si vedono tutte queste cose. È uno strumento che va dato solo ad aziende B2B2 consumer o può anche essere dato ad aziende B2B, quindi business to business? Ecco, una cosa importante secondo me da definire è che questo strumento può essere integrato con qualsiasi sistema, quindi sia con dei WMS se esistono, sia con il gestionale direttamente, oppure anche con le piattaforme e-commerce, quindi supporta sia il canale B2B sia il canale B2C. Chiaramente nel canale B2C si possono avere dei flussi molto interessanti come la gestione dei tracking, delle landing page personalizzate e customizzate per il cliente, dove si vanno un po' ad accorpare tutti i tracking dei vari siti, quindi Bartolini, DHL, SDA, e vengono mostrati sulla pagina col proprio brand in modo da comunque tenere l'utente all'interno del proprio sito. La cosa importante anche secondo me è che avendo un servizio che è a pagamento sull'etichetta, non è necessario avere dei volumi molto elevati, perché di conseguenza se faccio poche spedizioni pagherò poco, se faccio tante spedizioni pagherò di conseguenza, e quindi mi permette di integrare questa tecnologia, essendo anche on cloud, con un costo di base bassissimo, perché di fatto pago solo l'etichetta. Mi hai detto che questo prodotto è nato da una necessità di un cliente, ma è rimasto isolato in quel cliente oppure sei riuscito, come Stesi siamo riusciti ad adottarlo anche in altre realtà? E da quella volta abbiamo praticamente portato in molti clienti questa tecnologia, anche perché chiaramente è interessante, anzi siamo andati a sostituire in alcuni clienti le varie interfacce che erano rimaste datate e che poi avevano portato a dei costi verso il vettore, perché si era proposta un'interfaccia, come posso dire, custom per quel cliente, mentre nel Carrier Interface si parte dall'assunto di voler utilizzare i flussi standard del vettore. Questo cosa vuol dire dal punto di vista pratico? Che al vettore non stiamo chiedendo niente di particolare, perché siamo noi che ci stiamo adattando a loro. Di conseguenza questo ci permette di
avere un'interfaccia che funziona sempre, okay, che rimane aggiornata nel tempo perché di fatto noi ci occupiamo di questo e che, costa meno, perché non stiamo chiedendo niente di diverso di quello che si aspetta il vettore, anzi forse li stiamo aiutando perché sui portali magari si possono inserire meno informazioni, c'è uno scambio che va verificato e quindi risulta più complesso per i vettori gestire queste cose. Questo strumento, oltre a una gestione migliore e a un saving dei trasporti, nel personale, nel tempo, può anche essere un pannello di controllo verso gli spedizionieri? Sì, in realtà, siccome è un punto unico dove vengono gestite tutte le spedizioni per tutta l'azienda e quindi per tutti i vettori e gestendo i tracking dai vettori, cosa succede? Che possiamo misurare quelle che sono le performance e in questo modo, avendo dei dati in casa, si possono anche gestire meglio quelle che possono essere le contrattazioni o comunque le performance, perché vedendo il tempo medio di consegna su un CAP, su una zona, si riesce in base magari anche ai ticket claim, tutte queste cose dell'e-commerce, a matchare le cose e gestirle anche con i vettori avendo dei dati che sono oggettivi. Quindi se volessimo fare un recap del saving o dei benefici da parte di un'azienda di adottare questo strumento, quali potrebbero essere? C'è una cosa che ancora non abbiamo accennato, Mh. che secondo me è molto importante, e sono i 2 aspetti intelligenti della soluzione. Il primo è l'assegnazione automatica del vettore e il secondo è l'autocorrezione degli indirizzi. Cosa significano? Caricando un listino prezzi, e quindi in base alla contrattazione che si ha, il sistema su una spedizione, in base a velocità, CAP, servizi che si vogliono applicare, il sistema propone qual è la spedizione che costa meno o quella che è più veloce a seconda delle parametrizzazioni e questo permette nei periodi più intensi, okay, di, sostanzialmente scegliere il vettore migliore. La seconda cosa è che sappiamo tutti che nei portali e-commerce le persone inseriscono tipicamente gli indirizzi non sempre in maniera precisa. Quindi, avendo un sistema intelligente che corregge in automatico gli indirizzi e li passa ai vettori, sostanzialmente evita di dover andare a mano ogni volta, oppure di bloccare l'operatività nel WMS o comunque nel processo di spedizioni quando ci sono degli errori e questi ci sono chiaramente. Quindi queste due cose qui permettono di risparmiare tantissimo tempo e permettono di risparmiare anche dei soldi, perché se c'è qualcuno che deve sistemarle, effettivamente aiuta parecchio. La supply chain ha ancora tante cose da dire e noi di Stesi abbiamo voglia di dirle. Ascoltateci!